Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una gustosa torta salata agli asparagi. È una torta ideale per arricchire i nostri antipasti e i nostri buffet, ma è anche un ottimo salvacena. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per la nostra quiche o torta rustica abbiamo bisogno innanzitutto di un disco di pasta brisée. Questa è la mia pasta brisée, io ho ritagliato un disco a misura di quello che sarà poi la mia teglia. Utilizzeremo un uovo, panna da cucina, Emmental, asparagi, perché l'elemento principe della nostra ricetta saranno questi bellissimi asparagi freschi di stagione, porro, un pochino di pepe, un pochino di sale e olio extravergine d'oliva, tutto qui. Iniziamo la preparazione andando a cuocere gli asparagi, quindi ci trasferiamo subito sul gas. Ho lasciato scaldare l'olio per una quarantina di secondi ed ora vado ad aggiungere il porro. Lo lascio dorare per circa 2 minuti. Dopo un paio di minuti andiamo ad aggiungere gli asparagi. Ora andiamo a salare e pepare leggermente. Il pepe, come al solito, è facoltativo. Gli asparagi non dovranno cuocere a lungo, in quanto poi questa torta andrà cotta in forno, per cui io ho una fiamma sufficientemente elevata, non l'ho abbassata per niente, vedete? Quindi in tutto questa fase di cottura a fiamma alta deve durare 5 minuti. Dopo 5 minuti a fiamma sostenuta questo è il risultato, vedete? Gli asparagi hanno perso il loro liquido, hanno avuto un buon grado di cottura, visto che poi andranno in forno, e noi possiamo spegnere il gas e trasferirci sul banco di lavoro. Lasciamo gli asparagi lì da una parte e nel frattempo cominciamo a fare quella che sarà la crema di questa quiche. Quindi vado a mettere l'uovo intero, lo batto, aggiungo del sale e ora vado ad aggiungere la panna. Ecco, questo è quello che andiamo ad ottenere. Ora aggiungo l'emmental, gli asparagi ed il porro. Andiamo così ad unire il tutto. Ecco, così è sufficiente. Ora io ho scelto uno stampo di alluminio, questo ha una base di 28 cm e proprio in base a questa misura io ho ritagliato il mio disco di pasta brisée. Faccio aderire bene la pasta alle pareti. Ecco, e noi ci siamo. Ora con una forchetta vado a bucare il fondo. Trasferiamo tutta la nostra crema con asparagi e porri all'interno di questo guscio di pasta brisée.
vado a distribuirla in maniera quanto più uniforme. E ora vado semplicemente a ripiegare il bordino, nulla di più, è veramente semplice. Con pollice ed indice vado leggermente a pizzicare qua e là il bordo esterno. E noi siamo pronti per il forno, semplicissima questa torta. Ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 180 gradi e lascerò cuocere per circa 20 minuti. Appena sfornata, bella, profumatissima, guardate che colore intenso. Ora la lascio stiepidire un pochino e la mettiamo su un piatto da portata. La torta rustica si è stiepidita e io l'ho trasferita in un piatto da portata. Ora andiamo a tagliarne insieme una fetta e vedere com'è all'interno. E ora vediamo com'è. Ah, guardate. È bellissima, oltre che profumata, davvero bella. Appoggiamola pure così. Avete visto? In pochissimo tempo abbiamo realizzato un antipasto davvero appetitoso. Questa torta rustica può essere infatti un ottimo antipasto o può arricchire i vostri buffet. Bene, io mi auguro che la rifarete in tanti. Se questa torta rustica è stata di vostro gradimento, io aspetto un vostro like e come di consueto vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e condividere le mie videoricette sui vostri social. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.